Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la seconda metà di dicembre 2022. Abbiamo la Luna. Cari amici dell'Ariete, periodo di nostalgia. Ci avviciniamo a Natale, può essere che ci sia la visita da parte di qualcuno che non si vede da tempo o magari dei sentimenti che risalgono al passato che tornano a galla in questo periodo. La Luna parla anche di sogni, quindi per qualcuno potrebbe essere importante i sogni che si fanno in questo periodo, quindi magari appuntateveli, può esservi utile poi rivederveli dopo 3, 4, 6 mesi. E parla anche di quelli che sono i sogni ad occhi aperti. È una carta comunque di forte connessione con il subconscio. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Abbiamo un'altra volta la luna al contrario. Allora, ragazzi, qui si avvicina qualcuno dal passato, ve lo dico perché abbiamo anche un bel 6 di coppe a inizio linea e un fante di coppe. Sento che potrebbe esserci il riavvicinamento di una persona che non vedevate da tantissimo tempo, potrebbe essere un amico, potrebbe anche essere un parente, non necessariamente deve essere per forza una questione romantica, però sì è una persona con la quale c'era un forte legame, un legame puro. La carta del 6 di coppe è sempre quella che indica l'amore platonico, l'amore pulito, diciamo, genuino, quello che c'è proprio tra fanciulli, tra amici, no? Il fante di coppe qui indica o che una persona probabilmente si sta avvicinando a voi, può essere che faccia un passo, cerchi una via di comunicazione in qualche modo e può anche essere che venga per porgere delle scuse. Potrebbe anche essere la vostra energia, però quindi poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi. L'otto di bastoni però mi parla di una forte, pulita e chiara comunicazione. Parla anche di qualche tipo di novità, qualche tipo di notizia, qualcosa che si vorrebbe venire a sapere, qualche novità che magari si vorrebbe o introdurre in quello che è la relazione, questa situazione, oppure ecco, è come se ci fosse qualche cosa che bolle in pentola, sento. In effetti il 9 di coppe è al centro della lettura, quindi è una sorta di carta, in questo caso, di non piena soddisfazione. In realtà molte volte parla di una sorta di pigrizia, di qualcuno che si crogiola in quello che ha senza fare troppo. Quindi è un po' come se nella prima parte della stesa foste in attesa semplicemente di certi eventi, no? O meglio, per qualcuno non è l'essere in attesa, ma è l'essere un po' trasportato dagli eventi in questa prima fase della lettura. Nella seconda fase della lettura, invece, ragazzi, guardate, c'è un asso di bastoni. Quindi per qualcuno si può trattare proprio di un incontro. Ehm, Diciamo che questo è diverso da questo perché è un incontro di tipo fisico, quindi può essere un incontro intimo, può essere un incontro dove ci si vede fisicamente, mentre qui potrebbe essere più un una chiacchiera, un confronto anche da un punto di vista telefonico piuttosto che online, okay? Qui invece è più a tu per tu, diciamo così.
abbiamo qui anche di nuovo la luna al contrario. Certe paure risorgono, ritornano a galla e con la carta dell'appeso al contrario e il re di coppe, scusate, con la carta dell'appeso a fine linea e il re di coppe al contrario, il consiglio delle carte è quello un po' di rimanere in osservazione, più che altro non fatevi troppo trasportare da questo momento lunatico, diciamo così, ok? Perché quando c'è la carta della luna ci sono sempre emozioni non proprio piacevoli che bisogna in qualche modo gestire, ok? Qui il punto è non fate niente con la carta dell'appeso che vi dice cercate di vedere le cose da un altro punto di vista, ma rimanete fermi, prendetevi un tempo per chiarirvi da un punto di vista emotivo. Mm? Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, cerchiamo di spiegare meglio carta per carta. Io intanto vi dico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi di livello intermedio. Quello base lo trovate già online nella playlist del canale e inizierà quello intermedio a gennaio, non so ancora se a metà gennaio o a fine gennaio. Comunque sotto nella descrizione del video, di questo video, trovate il link ad un altro video che spiega nel dettaglio il programma del corso, come si svolgerà, insomma, vi consiglio di vederlo, ecco, se foste interessati. Andiamo a vedere 6 di coppe. Abbiamo una regina di coppe al contrario e nuovamente il 9 di coppe. Qui potrebbe essere una situazione familiare, ragazzi, perché comunque con la regina di coppe al contrario si parla anche di una madre, di una zia, di una figura femminile che comunque potrebbe essere intorno a voi. E normalmente quando ci sono i fanti, quando c'è il 6 di coppe si parla anche di bambini, quindi può essere che siate voi i figli e che ci sia qualche tipo di questione legato a vostra madre, o a una vostra zia, una vostra sorella, insomma una figura femminile che vi assorba, diciamo, verso la metà di dicembre. In realtà è una condizione dove non state male, anzi, con un 6 di coppe, che comunque è una carta di armonia, e il 9 di coppe, sento che è una relazione comunque che vi fa star bene. Ecco, andiamo a vedere questo fante di coppe, vediamo di che cosa si tratta. Perché giustamente avendo re di coppe e regina di coppe, se fosse una coppia, potrebbe essere una coppia per destino, ok? E se non fosse una coppia, perché magari in questo momento non avete né un collaboratore né un partner, si parla di una sorta di confusione a livello emotivo, eh? Io credo che qui si tratti di non avere il coraggio, di cercare il coraggio, di iniziare qualche tipo di collaborazione, probabilmente con questa persona che viene dal passato, che ripeto, può essere un familiare, può anche essere una persona con la quale abbiate un rapporto splendido così com'è, ma con la quale non vi vogliate, diciamo così, far coinvolgere in progetti lavorativi. Per qualcun altro si tratta della convivenza, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 4 di spade e la carta della giustizia. Allora, credo che qui si parli di mettere dei paletti, ok? Il 4 di spade è una carta che parla di autoguarigione, e la necessità di prendersi un periodo per ricaricare le pile. E visto che c'è anche la giustizia che parla di contratti, di ufficializzazioni, di questioni che vanno messe in regola, qui è come il comunicare l'esigenza di un proprio spazio, mi vien da dire. C'è qualcosa qui, probabilmente anche inerente alla casa o quel tipo di collaborazione che abbiamo visto prima, che voi avete la necessità di mettere in regola, di ufficializzare. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Regina di bastoni al contrario e 3 di spade. È come se... Ripeto, guardate, 9 di coppe e regina di bastoni e qui abbiamo 9 di coppe e regina di coppe. Manca qualcosa nel vostro potere personale, nel vostro divino femminile, ma
In effetti, avendo la carta della luna è una carta di forte femminilità, però normalmente è la femminilità che, diciamo così, ha bisogno di fare il lavoro delle zone d'ombra. La luna è illuminata per metà, la metà che non si vede nasconde le sensazioni e le emozioni del subconscio, ok? Quindi in questo caso il punto è tirare fuori il vostro lato femminile, dare più ascolto al vostro lato femminile, risollevare da questa energia pesante il vostro lato femminile, il vostro lato percettivo, il vostro lato emotivo, diciamo. Il lato femminile si può chiamare come lato emotivo, il lato maschile è il lato mentale, per farvi capire un po' di più. Andiamo a vedere l'asso di bastoni, perché qui qualche cosa cambia. Allora abbiamo il diavolo al contrario, un re di bastoni, regina di bastoni, una regina di spade e un re di coppe. Oh wow! Re e regina di bastoni, re e regina di coppe. E poi abbiamo un'altra regina. Tante figure, devo dire. Tante figure. Qui è un po' come se iniziaste, mi viene da dire, ad affrontare i vostri spettri, vedendo questo diavolo al contrario. Allora, voglio andare a vedere la luna perché ho la sensazione che queste persone in realtà siano lì per aiutarvi, ragazzi. Tutte e tre queste persone, o queste energie, insomma. E con il diavolo al contrario perché in qualche modo si lascia indietro qualche condizionamento, qualche vizio, qualche costrizione e si fa un'azione, si agisce. Andiamo a vedere la luna al contrario. Opla. Allora abbiamo la torre e l'otto di denari al contrario. Io credo che qui la vostra paura sia di fondamentalmente non riuscire in questo progetto, in questa collaborazione, perché comunque l'otto di pentacoli parla di qualche cosa che va fatto con costanza, va fatto nella quotidianità e la torre in questo caso parla di ego, parla di... in realtà quando c'è la torre si parla sempre di una caduta dell'ego. Però sento che è un po' come se fosse, come vi spiego, il periodo prima, nel senso che la luna al contrario vi dà la possibilità di capire quali sono le proiezioni, le cose vengono a galla, ok? E il fatto che la torre sia al contrario è un po' come dire, ok, queste sono le proiezioni che facevo io, prima che succeda un pasticcio, fammi cambiare il mio modo di vedere le cose. Ed è qui che arriva l'appeso. Andiamo a vedere. È come se questa luna al contrario vi desse la possibilità di non far accadere la torre. Abbiamo la carta del matto al contrario e un 3 di bastoni al contrario. Sì, sento che avete una sorta di sfiducia, come vi dicevo, in questo progetto. Qui abbiamo un 3 di pentacoli e qui abbiamo un 3 di bastoni. Sono due carte che parlano di progetti, di espansione, ma è come se non aveste tanto fiducia. Può essere in una persona, qui abbiamo il re di coppe nuovamente, può essere in voi stessi. E come ho la sensazione che qui qualcuno non senta sincere le scuse o l'offerta o la proposta che viene fatta, questa proposta di collaborazione. Non si ha il coraggio di iniziare questo nuovo percorso perché c'è bisogno di qualche cosa di più ufficiale, di più stabile, di più concreto, mi verrebbe da dire. Anche se poi a un certo punto vi buttate e questo vi servirà per cambiare il punto di vista su probabilmente certe persone, voi stessi o sulla situazione, insomma. Sarà un periodo trasformativo, devo dire. Ok, andiamo a vedere con Osho cosa si vede e cosa non si vede della situazione. Intanto se volete farmi sapere che state supportando il mio lavoro, insomma, e se quello che faccio vi aiuta, potete farmelo sapere mettendo un like, condividendo, commentando o dandomi comunque qualche tipo di supporto che per me è sempre importante. Allora, abbiamo la carta del ribelle, la carta della maturità e in viaggio. Wow! Ma che belle! E allora, la carta del ribelle è la carta dell'imperatore, che in questo mazzo si chiama così perché fa riferimento a colui che crea le proprie strutture
da solo, rompe le catene, le regole, le leggi che fanno gli altri e lui si crea le sue proprie regole. Vedete la torre che è il crollo delle certezze, delle sicurezze, delle regole, no? Le regole sono quelle che ci danno la certezza. Se io faccio così, se io mi comporto bene in macchina, so che non prendo multe. Ecco, la regola che mette il codice della strada, ehm, se noi ci atteniamo a quella regola, sappiamo che non incorriamo in multe o danni. Il ribelle è colui che sconvolge le regole degli altri e crea le sue proprie regole. E la carta della maturità vi dice: siete maturi, è tempo di staccarsi dall'albero che vi ha nutrito fino ad adesso. E dopodiché abbiamo in viaggio, che mi sembra una carta che insomma è come se vi dicesse: ok, siete pronti, siete maturi per intraprendere il vostro viaggio, avete tutti i mezzi necessari per... È un 8 di bastoni, tra l'altro, quindi parla di comunicazioni, parla di dare voce alla vostra verità, parla di mezzi di comunicazione, quindi marketing piuttosto che internet, piuttosto che i giornali, la televisione, il telefono. È un po' come comunicate al mondo la vostra idea, comunicate agli altri eh, quelle che sono state quelle che sono le vostre regole, il vostro modo di fare, ok? Andiamo a vedere un'ultima carta da parte degli oracoli, vediamo che cosa vi consigliano. Ok. Mm. Carta numero 6. Ragazzi, la sento con la luna, eh? Allora, questa carta praticamente parla di risalire dalle profondità. La luna, vi dicevo prima, che parla di subconscio, parla di cose, sentimenti, sensazioni, credenze limitanti che sono presenti nel subconscio e che ogni tanto ritornano a galla. E questa carta parla proprio di rilasciare le difficoltà. Quindi la sento un po' collegata con questa zona della lettura, il fatto di rendersi conto delle proiezioni che si fanno e appunto fare un lavoro per lasciarle andare, rompere le regole che si sono avute fino a questo momento. È una carta numero 6. E poi abbiamo, wow, anche questa è molto bella, parla di mantenere il focus a livello mentale. La meditazione in questo senso vi può aiutare e parla di una presenza in pace e di una mente quieta. Quindi si tratta qui anche di calmare la mente. Vi ricordo che quando c'è la luna e tutti questi sentimenti e emozioni che fanno salire e scendere l'umore, insomma, è molto importante mantenere il focus, essere centrati, proprio per non farsi trasportare troppo lontano da queste emozioni, insomma. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi per la seconda parte di dicembre 2022. Spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi auguro un Natale pieno, stracolmo di amore, di gioia, di pace, che possiate davvero passarlo serenamente in famiglia. Vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!